Ciao a tutti, adesso dovrò parlare per forza di una cosa felice, ci proverò. Stamattina sono venuto da Roma con il mio gruppo di amici qui a Bologna e mi è capitato di sfogliare un quotidiano e la prima notizia positiva l'ho trovata a pagina 19. Siamo continuamente bombardati dai mass media tutti i giorni, per tutto il giorno, di notizie negative. E questo crea una sorta di coltre, attraverso la quale è difficile vedere dei fatti che stanno già avvenendo. Tesla Motors ha inventato un'auto semplicemente migliore, 100% elettrica, senza compromessi in qualità e prestazioni, 500 km di autonomia, 0-100 all'ora in poco più di 4 secondi, sta creando una network, una rete di stazioni di ricarica dette supercharger in tutto il mondo, per le quali sarà anche gratuito ricaricare la propria autovettura. In 10 anni Tesla Motors ha superato in capitalizzazione quella del gruppo Fiat. In questa parete che vedete della loro fabbrica californiana ci sono dei gagliardetti, tutti i brevetti che questa azienda ha registrato negli ultimi anni, sono 136. Siamo abituati a vedere una parete di questo genere come la dimostrazione della capacità di innovazione e di ricerca e sviluppo di un'azienda. Ebbene, qualche settimana fa, non so se lo sapete, ma il fondatore e presidente e amministratore delegato di Tesla Motors, Elon Musk, il geniale Elon Musk, ha scritto una lettera a tutti i propri azionisti dicendo: signori, se io voglio essere il cambiamento che perseguo, devo rilasciare in open source tutti questi brevetti. Quindi i miei competitor potranno accedere alla tecnologia di Tesla Motors se voglio che l'umanità finalmente decida modelli di spostamento, di mobilità sostenibili. Era venerdì sera, lunedì mattina, questo è il risultato, più 10% da parte dei mercati, più 30% da quel giorno. Allora, riflettendo su questo dato, è come se il totem, che fa parte del paradigma attuale economico, ricerca, brevetta e difendi il tuo brevetto, fosse caduto per Tesla quantomeno, tra l'altro caduto grazie anche ai mercati, cioè gli stessi che questo totem hanno costruito e che probabilmente difendono. Qualche giorno fa, Rockefeller Foundation, una delle più grandi fondazioni al mondo, ha deciso che entro 5 anni disinvestirà tutti gli investimenti che hanno a che fare con l'energia fossile, carbone, petrolio. Si unisce a una campagna più grande che prevede di spostare un totale di 50 miliardi di dollari entro i prossimi 5 anni. La dinastia al mondo, quella di Rockefeller, è più intimamente legata al petrolio, che decide di costruire una barriera alle proprie spalle rispetto al passato, al motivo anche del loro successo. Questa è una fantastica notizia. Anzi, vi chiedo veramente di applaudire, perché 50 miliardi di dollari andranno in un'altra direzione. Qualche giorno fa a Roma c'è stata la Maker Faire, la fiera dei makers, cioè dei ragazzi o delle piccole start-up o aziende che fanno, che creano. Fa parte di una filosofia di innovazione, qualcosa che si è detto anche stamattina, come per esempio do it yourself, oppure innovazione frugale, o l'ultimo dei nomi è quello di Jugad. Sono filosofie in cui sostanzialmente l'innovazione è un'arte, quella è l'arte di superare i vincoli strutturali e di contesto, improvvisando soluzioni efficaci con un limitato uso di risorse. Quindi avviene in particolare, forse qui nasce anche un'altra buona notizia, avviene in quei contesti in cui c'è flessibilità, creatività e limitatezza di risorse. No? Se vedete, sono 3 caratteristiche in cui forse l'Italia si può riconoscere. Infatti, alla Maker Faire di Roma all'inizio ottobre, a parte è stato un grandissimo successo di pubblico, con 90.000 presenze, considerate che a New York è un record 37.000 persone, ma a parte questo c'erano centinaia di aziende, di piccole start-up, anche semplicemente, come si direbbe, di ragazzini, che portavano innovazione, robotica, droni, stampanti 3D. Ecco, una cosa che ho scoperto è che l'Italia è, se non sbaglio, la seconda nazione al mondo per numero di aziende che fabbricano stampanti 3D. Ma oltre a stampanti 3D, con le stampanti 3D si possono fare nuove cose. Ecco, allora vi voglio raccontare una piccola cosa che ho visto, che è questa. Queste sono le mie figlie, una delle quali indossa, come vedete, un tutore perché si era fratturato il braccio e quindi io sono andato in parafarmacia, ho acquistato il tutore, 50 euro più o meno, potevo scegliere tra 3 taglie.
Ecco, c'era un gruppo di ragazzi collegati al Politecnico di Milano che stampa in 3D un tutore perfettamente della misura del braccio che lo dovrà indossare. Pochi centesimi di euro. Allora il mio commento è stato: wow, basta fare una scansione del braccio e posso avere il tutore personalizzato. No, lui mi ha guardato ancora meglio. Noi abbiamo fatto la stampa 3D di un oggetto che in realtà è di un materiale che basta mettere nell'acqua calda e a quel punto il legame fisico si alleggerirà, lo poggi sul braccio e diventa esattamente il tuo. Quindi non c'è bisogno di fare la scansione, che sarebbe un problema. Pochi centesimi di euro, e questo è un esempio di cosa si può fare con una stampante 3D che una stessa startup italiana ha creato. Quando vedo queste cose, in realtà devo confessarvi, anche se sono ingegnere, storicamente, diciamo quando ho studiato perlomeno, rimango appassionato più per le cose che cambiano la testa delle persone. Questo è un dato che mi ha veramente colpito. È una ricerca recentissima di Accenture. Le persone pensano che il mondo delle imprese sia responsabile di migliorare le loro vite al pari dei governi. La stessa percentuale per i governi, così per le imprese. Ci sono già delle aziende, questa è una grandissima, bellissima notizia, delle aziende già adesso che hanno un nome, si chiamano For Benefit Corporation, che hanno deciso di rispondere a questo tipo di chiamata e che esistono già con la capacità di rispondere a questa domanda. Sono anche dette più semplicemente B Corp. Questo è Robert Shiller, Nobel dell'Economia 2013, che dice queste sono aziende che hanno superato la dicotomia tra no profit e for profit in un mix esplosivo che sarà ancora più esplosivo, avranno risultati migliori di tutte le altre aziende. Questo signore è l'unico economista al mondo che aveva previsto la crisi del 2008, quindi diciamo un po' di mira probabilmente ce l'ha. Sono aziende, le B Corp, per spiegarvi rapidamente cosa sono, innanzitutto hanno uno scopo molteplice. Oltre a perseguire la massimizzazione del profitto, ricercano, proprio per missione aziendale, di un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente. Primo punto. Quindi non è solo profitto, è profitto certamente, ma è anche altro. Secondo aspetto, responsabilità. Non parlano più di shareholder, per chi sa uno statuto americano di un'azienda for profit, l'unico obiettivo è di massimizzare il ritorno per gli investitori, per gli azionisti. Ecco, in questo caso sostituiscono la parola shareholder alla parola stakeholder, quindi considerano tutti i portatori di interesse, i dipendenti, le comunità in cui operano, o i fornitori. Trasparenza non è più semplicemente un obbligo, ma è un vero e proprio valore. Vi voglio fare qualche esempio di aziende for benefit. La prima la introduco dicendovi una cosa che mi ha colpito, perché noi viviamo in Occidente e non pensiamo a queste cose, no? Quasi 1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso agli occhiali. Il 15% della popolazione terrestre ha problemi per lavorare, per accudire i propri figli, per cucinare, per fare le cose che noi facciamo regolarmente, anche se abbiamo problemi di vista. Allora, è stato calcolato che un paio di occhiali riuscirebbe a aumentare la produttività del 35%, visto che ci piace la parola produttività, ma anche aumentare il reddito mensile di queste persone del 20%. Beh, c'è un'azienda nel mondo che è nata nel 2010 a New York, che diciamo come missione, oltre che creare occhiali da vista e da sole, ha deciso di cercare di risolvere questo problema, per cui per ogni occhiale che vende, paio di occhiali che vende, un paio di occhiali finisce a una persona nel mondo, un paese in via di sviluppo, che ha bisogno di questi occhiali. In 4 anni, è nata nel 2010, 1 milione di occhiali sono arrivati a chi ne ha bisogno. Okay? Oltre ad averne venduti contemporaneamente 1 milione, perché è 1 a 1 la parità. Tra l'altro un anno fa erano 500.000, quindi questo vuol dire che in un anno, nell'ultimo anno, no, è anche una dimostrazione del successo rapido e esponenziale che sta avendo. Ecco, la buona notizia, questa azienda esiste, è una For Benefit Corporation. E l'impatto economico di questo 1 milione di occhiali fino adesso è stato misurato in più di 200 milioni di dollari. Un altro esempio che voglio fare, adesso torniamo in Italia, negli Stati Uniti, è un'altra azienda, un'azienda che da poco ha festeggiato i primi 100 anni di vita. Innanzitutto questo, per farvi capire che le aziende che superano i 100 anni di vita sono pochissime, sono lo 0,036% in Italia. Ma l'obiettivo di questa azienda è ancora più interessante, ha deciso di esistere tra altri 100 anni. Quindi cioè, cosa devo fare io oggi perché possa esistere tra altri 100 anni? Allora, il primo punto, uno dei punti chiave diciamo, della strategia è stato quello di lavorare insieme ai propri fornitori. Secondo la regola, la legge, la loro idea che un'azienda prospera se prosperano anche i propri fornitori.
Quindi lavorando con loro, se loro crescono, anche l'azienda crescerà con loro. Questa è un'azienda che produce olio, è un'azienda italiana, è un'azienda il cui marchio non trovate nei supermercati perché fa una tipologia di vendita diretta, appunto, vi porta l'olio, diciamo, direttamente, l'olio ed altri prodotti gastronomici direttamente a casa. Cosa ha fatto con i propri fornitori? Li ha presi a raccolta, decine e decine di aziende, centinaia e centinaia di persone, spesso anche agricoltori, con modelli di collaborazione che sono impensabili forse per un agricoltore, cioè sedersi attorno a un tavolo, immaginare, scrivere e definire cosa si vuole essere, per arrivare a definire un nuovo livello di qualità. Ora, questa azienda già ha un livello di qualità, diciamo, superiore alla media in termini di salubrità, di componenti, di contenuti organolettici, ma di sapore, ma nello stesso tempo si è posta questa domanda: ma cosa possiamo dire delle organizzazioni dei miei fornitori? Cosa possiamo dire dell'energia che utilizzano e utilizziamo? Quanta e quale? Cosa possiamo dire dell'acqua o degli scarti di lavorazione? Insieme a questi fornitori stanno scrivendo un nuovo standard di qualità rispetto al quale tutti gli altri produttori di olio avranno a che vedere, dovranno cimentarsi nel futuro. Questa è un'azienda for benefit, ed è italiana. Quest'altra, qualcuno probabilmente conoscerà questa pubblicità, sono poche aziende al mondo che possono dire non comprare il mio prodotto. Sembra quasi un paradosso rispetto all'obiettivo di un'azienda che è anche fare profitto. Ecco, in realtà nel caso specifico, azienda californiana, questo non è un paradosso, perché nello stesso tempo realizzano prodotti che sono di più lunga durata, hanno un sistema di riparazione tra i più efficienti nel mondo e un sistema di ritiro a fine vita del prodotto tra i più efficienti del mondo anch'esso, in modo tale da dare una seconda vita anche a quel prodotto che per noi ha raggiunto il fine vita. Ed è un'azienda for benefit. Torno in Italia, rimbalzando con gli Stati Uniti, ponendovi prima una domanda. Chi di voi ha visto il film Gravity? Ok, un po' di voi. Vi spiego brevemente. Il film Gravity parla di un problema concreto, possibile anzi, è quello della spazzatura spaziale. 2 satelliti possono collidere l'uno con l'altro e essi stessi o i loro detriti potrebbero colpire ulteriormente in un effetto valanga, diciamo così, altri satelliti, fino di fatto a distruggere completamente sistemi di comunicazione a cui siamo abituati, GPS, sistemi di navigazione, non so, X-Factor non potremo più vedere. Nello stesso tempo, l'altra cosa, visto che abbiamo avuto Luca Parmitano qui, creerebbero una coltre attorno alla Terra per la quale sarebbe impossibile fare esplorazioni spaziali per generazioni. Questa foto vi fa vedere, non è una foto, è un misto di foto, è un fotomontaggio, il numero di satelliti che in questo momento ci sono attorno alla Terra. Io ho scoperto che sono 3.600. Di questi soltanto 1.000 funzionano. Il 70% vaga incontrollato attorno alla Terra. Vaga incontrollato. Quando noi pensiamo al problema della spazzatura, no? Anche nelle nostre strade, ecco, sappiate che l'umanità sta facendo la stessa cosa nello spazio. Il 70% di questi oggetti vaga incontrollato. Allora c'è un'azienda italiana che ha deciso di portare nello spazio i principi di sostenibilità. Cioè ha detto: cosa posso fare io per affrontare questo problema, per ridurre l'aumento sistematico della densità di questi oggetti e il rischio quindi di quella situazione di default che prima immaginavamo. Ebbene, è un'azienda italiana, premiata in tutto il mondo, realizzano dei motori intelligenti che si montano sui satelliti e possono permettere il rientro controllato e sicuro di satelliti che dovessero appunto avere un'avaria. In questo momento i satelliti non hanno questo sistema. Questa è un'azienda italiana e un'azienda for benefit. Come si fa ad emergere come un'impresa for benefit? Io non sto parlando di aziende che devono nascere. Sì, un'azienda può nascere con questo tipo di missione, ma esistono già in questo momento. Negli Stati Uniti innanzitutto è addirittura una forma giuridica, quindi quando un'azienda nasce può essere una for profit, una no profit o scegliere una terza via, for benefit, da pochi anni è così. In 27 stati la legge è già ok, 19 si stanno lavorando. In Canada nelle prossime settimane una legge federale introdurrà il concetto di for benefit appunto in tutto il paese. Anche a Bruxelles se ne parla, in questo momento il mio socio si trova alla Leopolda a Firenze con un tavolo di lavoro specifico su questo, quindi diciamo, qualcosa sta accadendo anche in Europa. Ma nel frattempo che diventi una forma giuridica anche diciamo, in altri paesi, oltre agli Stati Uniti e il Nord America, intanto è una certificazione. Lo stesso movimento no profit che promuove questo concetto e quindi l'introduzione della legge nei codici civili dei vari paesi
aiuta a capire se tu sei appunto, se ti stai muovendo in una direzione, noi diciamo a prova di futuro. È sufficiente andare online, un manager o un imprenditore può andare online, c'è un robustissimo questionario che ti permette di misurare il tuo grado di impatto rispetto al tema che dicevamo. Questa è la classica pagella finale super sintetica in cui si possono vedere le aree su cui viene analizzato, la governance, i lavoratori, la comunità, intesa anche come i fornitori con cui operi, e l'ambiente. Devi raggiungere un minimo di 80 punti, se lo superi puoi essere una for benefit, se non lo superi dovrai lavorare magari per migliorare. Molte aziende che abbiamo conosciuto in questi mesi non raggiungono 80 punti, il problema è che alcune di queste stanno lavorando per migliorare, altre invece hanno scoperto di aver fatto anche delle scelte nel passato che oramai ne mettono anche in un punto di non ritorno. Ma la buona notizia anche qui è che sono tante, non saranno miliardi di for benefit, ma sono già tante, sono 1100, più di 1100 in questo momento, in pochissimi mesi riconosciute nel mondo, ma erano 600 un anno fa, quindi mano a mano che si diffonde questo concetto, le aziende si cimentano con questo tipo di analisi. In questo momento in Italia esistono 6 for benefit, ma 100 aziende, più o meno una novantina di aziende, stanno facendo in questo momento il processo di certificazione. Queste sono le prime aziende italiane a essere diventate for benefit. Prima abbiamo parlato di alcune aziende, vi voglio anche svelare i nomi. La prima è Warby Parker, vi invito anche a guardare i loro siti per scoprire di più. La seconda è Fratelli Carli, Imperia. La terza è Patagonia, qui il fondatore. La quarta è D-Orbit. E concludo il mio talk con la mia azienda che è Nativa. Noi facciamo design, future proof design, cioè aiutiamo le aziende a essere a prova di futuro. La cosa interessante, nella nostra, io racconto questo piccolo aneddoto, quando abbiamo fondato la società abbiamo scritto uno statuto e l'abbiamo scritto facendoci ispirare da questi concetti. La Camera di Commercio di Milano per 4 volte ci ha bocciato lo statuto. Non so chi qui è imprenditore, se gli è mai successa una cosa del genere. Io avevo fondato altre società, di solito è un passacarte. Perché? Perché appunto introducevamo delle novità, dell'innovazione che non andavano bene al funzionario della Camera di Commercio. Ma diciamo, andando ripetutamente ai loro uffici a cercare di affrontare questo tema, abbiamo capito qual era in realtà il vero ostacolo a questo, ed era tutto qui. Perché nella prima riga dell'oggetto sociale c'era la parola felicità, che non si era mai vista probabilmente, almeno nell'esperienza della persona. Proprio perché il nostro obiettivo e le nostre scelte quotidiane, operative, le facciamo cercando di seguire una massimizzazione della felicità. Concludo dicendo che probabilmente è proprio attorno a questa parola che ruotano anche le esperienze di queste for benefit. Ricercano il profitto, ma allo stesso tempo vogliono impattare l'ambiente e le persone. E questo in fondo potrebbe significare massimizzare la felicità. Grazie. Paolo Di Cesare. Ciao, grazie.